Ciao a tutti, benvenuti in appuntamento in giardino. Oggi volevo fare questo video per parlare un po' su quelli che sono i semi per quello che riguarda il progetto del nostro giardino, l'orto, le piante da fiore e più che altro per fare una specie di inventario sulle semenze che abbiamo, perché ce ne sono magari alcune che sono da utilizzare quest'anno, alcune che non sono state utilizzate magari da 2 anni e quindi sono semi scaduti, quindi sono da buttare via o da portare magari nel giardino per provare a seminarli lo stesso, e comunque parlare un pochettino di semenze, perché siamo a gennaio. Siamo quasi arrivati alla metà di gennaio ed effettivamente, anche se c'è ancora un pochettino di tempo per andare ad organizzarsi per quello che sono un po' i lavori del giardino, per la ripartenza nel giardino stesso in primavera, diciamo che la primavera sembra così lontana, ma arriverà molto presto, perché poi il tempo corre, ci troviamo poi con degli impedimenti che ci portano a non fare magari dei lavori nel giardino, quindi dobbiamo recuperare tutto il resto. Quindi, come dicevo anche in un altro video, l'inverno è proprio un periodo in cui bisogna approfittarne per fare dei lavori e per organizzarsi poi quelle che sono, ad esempio, le semine per quest'anno. Ci sono da fare delle piccole distinzioni. Solitamente i semi che noi seminiamo da portare nell'orto in primavera, quando cominciamo a fare il nostro orticello, o seminiamo già in anticipo a febbraio in zone protette, bene, abbiamo quasi sempre a che fare con semi annuali, nel senso, noi seminiamo, otteniamo la pianta, successivamente arriveranno i fiori, la fruttificazione e raccogliamo. Per quello che riguarda invece i semi del giardino, lì è un po' diverso, perché abbiamo delle semenze di piante che noi andiamo a seminare in primavera e otteniamo poi i fiori durante l'estate, ad esempio, o in autunno, in base alle piante che abbiamo seminato. Ma è anche vero che le piante del giardino possono presentarsi anche come annuali e biennali. Biennali che cosa vuol dire? Che le seminiamo quest'anno, magari in un vasetto un po' in anticipo. Successivamente facciamo crescere un pochettino queste piante nei vasetti e poi le trapiantiamo in giardino. Queste piante non fioriranno quest'anno, le biennali, ma arriveranno poi in fioritura l'anno prossimo, quindi per un anno avremo delle piantine verdi, quindi bisognerà sistemare in un giardino, ad esempio in zone magari con un cartellino di identificazione di queste piante, perché saranno magari piante un po' piccole e è molto facile passarci col decespugliatore con un po' di disattenzione. Quindi per il giardino bisogna progettare l'orto che ospiterà le nostre semine. Logicamente io adesso non posso cominciare a seminare e preparare già il mio orto, devo prima preparare l'orto, cercare di farlo per bene, successivamente farò un inventario delle mie semine, o se non ne ho ne acquisterò di nuovi e poi procederò alla semina. Perché alcuni semi poi crescono anche abbastanza in fretta, si sviluppano in fretta. Se non abbiamo un orto pronto poi per raccoglierli, allora poi ci sono dei problemi proprio di organizzazione. Quindi partiamo già un pochettino in anticipo, sia con l'orto e anche con il giardino, perché anche in giardino bisognerà preparare delle aiuole, dei posti adatti per ospitare le piante. E che cosa possiamo fare? Possiamo fare un elenco di ciò che si vuole coltivare in base allo spazio disponibile. Questo è molto importante, non possiamo seminare 300 piante e abbiamo 1 metro quadrato per poterle piantare. Quindi andremo sempre a valutare lo spazio che noi abbiamo a disposizione e in quello spazio poi semineremo ciò che possiamo seminare. Stessa cosa anche per l'orto, qui bisogna fare veramente molta attenzione, non possiamo comprare 250 bustine di semi e seminare una marea di piante da portare in un orto in cui non c'è molta acqua per poterle bagnare tutte, quindi bisogna proprio valutare un sacco di cose. Queste cose si possono fare in questo periodo. Quanta acqua ho per bagnare il mio orto? Quanto spazio ho nel mio orto per poter piantare le verdure? E quali verdure io preferisco rispetto ad altre? Quindi, facendo un po' di calcoli, si arriverà poi nel periodo di febbraio, quando si comincerà a seminare magari in zona protetta, a seminare ciò che noi vogliamo mettere nel giardino, sempre in base a questi elementi: disponibilità di acqua, scusate, spazio del nostro orto, perché non possiamo riempirlo, perché poi una pianta toglie la luce all'altra, e insomma valutare un pochettino queste cose. Una cosa molto importante è anche valutare un po' che tipo di terreno abbiamo noi, perché parte tutto da lì poi alla fine, parte dal terreno, perché proprio il terreno di coltura è la base per avere poi delle belle piante sane e rigogliose.
Io ho un terreno argilloso qui dove abito, il mio terreno è sempre un pochettino da correggere, più che altro non tanto per la sostanza organica, più che altro per il fatto che è un terreno che trattiene molto l'acqua, quindi c'è da mescolarlo un pochettino. Io lo faccio nell'orto, l'ho già fatto con del compost ad esempio, o con della perlite. Io quest'anno dovrò acquistare, perché voglio lavorare ancora un pochettino il terreno, un nuovo sacco di perlite da poterlo sistemare nell'orto, mescolare un pochettino il tutto. Ho intenzione di rivoluzionare un pochettino il mio orto e successivamente, fatto questo, posso partire con le semine tranquillo, in modo che io ho già preparato il tutto e poi posso portare le piantine che nasceranno dai semi, oppure se non ho i semi acquistarne qualcuna che non ho, che non ho ancora assaggiato come pianta da orto. Stessa cosa vale anche nel giardino, ma nel giardino è un pochettino più elastico il discorso, perché ci sono piante che si adattano anche a terreni argillosi, se non troppo limosi, piante che si adattano ad un terreno che è argilloso ma anche un pochettino sabbioso, quindi c'è più elasticità. Nell'orto dobbiamo fare un pochettino più d'attenzione, perché dobbiamo sistemare delle piante che devono produrre, perché non le bagniamo soltanto per una questione estetica, le piantine dell'orto, ma le curiamo perché vogliamo ottenere la loro fioritura e successivamente vogliamo raccogliere qualcosa da portarci a tavola, oppure fare scorta nel frigo, nel freezer, nel pozzetto, eccetera. Quindi fare un po' un accumulo di ciò che ci servirà anche, perché no, nella stagione poi invernale, preparando poi i nostri sacchettini con le verdure raccolte nell'orto e congelate. Ad esempio a gennaio possiamo valutare, facendo un po' un inventario dei nostri semi, anche quali sono i periodi poi di semina di alcune piante. In febbraio, in zone che non sono particolarmente freddissime, con gelo prolungato, possiamo già, magari in una zona con un clima un pochettino più mite, possiamo già a metà febbraio con del tessuto non tessuto cominciare a seminare nel nostro orticello i piselli e gli spinaci. Ultimamente con questo cambiamento climatico io ho notato che la primavera qui da noi, se un tempo arrivava la primavera con un bel sole caldo, adesso la primavera si presenta sempre abbastanza fredda, perché piove spesso e quindi raffredda molto il tutto, anche il terreno rimane un pochettino più freddo e anche le temperature sono non sempre proprio nella media stagionale, sempre un pochettino più basse. In più c'è poi da valutare anche tutto l'arrivo di lumache, con insomma tutta la natura che si risveglia e tutti i problemi che arrivano. Quindi nella progettazione del nostro orto dobbiamo anche pensare cosa dobbiamo fare poi quando c'è un'invasione di animali che vanno ad attaccare le nostre semine e le nostre piantine nell'orto. Io quest'anno ho deciso che toglierò la copertura di plastica dell'orto, perché voglio dare un pochettino di respiro a quella zona del giardino, a quella zona dell'orto, perché ho notato che con la copertura di plastica della serra a tunnel c'è da bagnare veramente tantissimo. Se tutto il giardino prende delle piogge periodiche e quindi può andare avanti anche da solo, lì nella serra, sotto la serra, il terreno è sempre secco, devo bagnarlo io e rimane un impegno incredibile. Soprattutto c'è una grandissima quantità di acqua da dover investire e quindi quest'anno credo che toglierò la plastica, la conservo se non è troppo rovinata e la rimetterò poi quando arriverà l'autunno per coltivare magari dei cavoli, delle verdure magari che hanno bisogno di un pochettino di zona protetta per continuare a crescere durante queste stagioni molto fredde, ma credo proprio che lo toglierò in modo da aprire il tutto. Questi archi di metallo probabilmente ho pensato di utilizzarli per far crescere delle piante rampicanti come cetrioli o pomodori, un altro esperimento, anche perché noi di pomodori non ne mettiamo mai tantissimi non facendo la salsa, e quindi metteremo, che ne so, 6 piante di pomodoro sono più che sufficienti per portarci qualche pomodoro a tavola durante la stagione estiva. Anche perché poi se noi anticipiamo troppo le semine, che cosa succede? Che se seminiamo i pomodori, io comincio a seminare qui in casa perché fa abbastanza caldo i pomodori, vuol dire che prima che posso portarli fuori e metterli in giardino passeranno 2 mesi. In questi 2 mesi i pomodori cominceranno, per una scarsità di luce attraverso la finestra, a filare, diventare lunghissimi, verde chiaro, non crescono bene. Queste piante, se sopravvivono e vengono portate poi in giardino, dovranno essere seguite per tutta la stagione, anche di produzione, perché saranno sempre delle piante un po' più deboli. Quindi valutare sempre bene il periodo esatto in cui seminare e poter portare poi le piante in giardino. Se io so che la mia primavera qui è molto piovosa, piuttosto aspetto un po' a seminarmi, che ne so, i pomodori o i peperoni o le melanzane,
perché poi è anche vero che dopo maggio o comunque metà maggio in poi comincia poi pian piano questo caldo molto forte. Quello è proprio un periodo adatto per poter mettere in pianto i pomodori in giardino. Un tempo mi avevano detto, mi ricordo che un mio amico mi aveva detto dai primi di maggio in poi puoi mettere i pomodori, ma negli ultimi anni non è stato così, perché fa veramente freddo per i pomodori i primi di maggio, almeno in una zona come la mia, perché poi bisogna valutare anche il posto in cui si abita. Io sono a 550 metri di altezza rispetto alla pianura, e quindi tanto per fare un esempio, il glicine che ho io in giardino fiorisce sempre 2 settimane dopo quello della pianura del paese, perché giù c'è già un altro tipo di temperatura e viene un po' tutto anticipato. Da me viene un pochettino ritardato di 2 settimane. Quando conserviamo i nostri semi, per poterli poi riutilizzare l'anno dopo, dobbiamo sempre valutare se sono semi che possono essere conservati in un modo o nell'altro. Perché nel mio canale Appuntamento in Giardino io mi occupo anche di coltivazione di piante carnivore, anche di clima temperato, drosera rotundifolia, intermedia, anglica, eccetera. Saracenie, ad esempio. Ecco, i semi di queste piante, se vogliamo raccoglierli, hanno bisogno di una stratificazione, quindi noi non andremo in giardino a raccogliere i nostri semi nelle nostre piante, li mettiamo in una busta e li teniamo in un cassetto. Quello non va bene, vanno stratificati. Stratificare vuol dire sistemarli in frigorifero, all'interno di un contenitore di vetro, ad esempio, o anche di plastica, chiuso, con una data di raccolta. Sistemati in frigorifero, questi semi devono attraversare un periodo che può andare dai 2 mesi, ma anche ai 3 mesi di temperatura fredda, che è quella che garantisce il nostro frigo. Io non parlo di congelatore, parlo semplicemente di frigorifero. Quindi sistemati in un angolino all'interno lì, fargli fare questa stratificazione di 2 mesi, se vogliamo anche di 2 mesi e mezzo, 3 mesi, in modo che poi possono germinare, altrimenti non riescono a germinare questi semi. Hanno proprio bisogno di questo periodo molto freddo, dobbiamo garantirlo. Questo per quanto riguarda le piante carnivore. Per quanto riguarda invece tutte le altre piante da orto e da giardino, quelle più comuni, li possiamo conservarle ad esempio in Scottex. Io faccio sempre sistemo i semi ben distesi all'interno sopra uno Scottex, e poi dopo, quando sono asciutti, vado a chiudere il tutto e lo ripongo poi in un cassetto. Ecco, questo luogo di conservazione dei semi deve essere sempre al buio, deve essere sempre un luogo asciutto, non umido. Non devono essere sistemati ad esempio in una camera fredda e umida, ad esempio una cantina, perché con l'umidità e con il freddo si sviluppano delle muffe e quindi possono colpire i nostri semi e poi dopo li dobbiamo buttare. In altri casi può anche succedere che con un'eccessiva umidità poi i semi cominciano a germogliare e quindi alla fine li butteremo via. Quindi sempre conservazione in un posto che sia asciutto, al buio, ad una temperatura comunque va bene anche quella casalinga. Io ho un piccolo mobiletto in cui sistemo questi 2 cassetti, qui all'interno ho tutti i semi che mi servono poi per quest'anno. Quando sistemiamo i nostri semi, ad esempio questi sono semi di zucche spaghetti raccolte in autunno dell'anno scorso, quando mi sono cucinato una bella zucca spaghetti. Ecco, vedete che ho preparato il mio sacchettino con lo Scottex, tutto ben secco, nel senso lasciato asciugare per bene questi grossi semi della zucca. Gli ho cambiato anche lo Scottex, ho messo uno Scottex nuovo e ho indicato zucca spaghetti 2025, perché non è detto che quest'anno io abbia l'occasione di seminare queste piantine, mettiamo per qualche inconveniente e altro. E quindi che cosa vuol dire? Che rimarrà questa busta all'interno di questo cassettino magari un anno, se me la dimentico anche 2 anni, e poi almeno così, avendo indicato l'anno di raccolta, io so che sono stati raccolti quest'anno qui, probabilmente magari non germinano più, posso provarci, ma alimenti ne posso acquistare magari di nuovi. E in più c'è anche da dire che conservando per bene i nostri semi evitiamo poi di ricomprare delle cose che abbiamo già. L'anno scorso io, per una questione di distrazione, ho comprato 3 volte i semi degli spinaci quando avevo qua dentro già dei semi di spinaci nelle buste ancora chiuse. Quindi l'organizzazione e l'ordine servono proprio anche per non rischiare di spendere soldi in cose che abbiamo già e che non c'è bisogno di ricomprare, a meno che non siano scadute. Adesso volevo fare qua questa mattina un piccolo inventario. Questa è una bustina di semi che ho comprato ieri. Questi li ho comprati perché non ho piante di malva in giardino, ce ne sono 2 o 3 piccole piantine che tutti gli anni nascono vicino alla strada.
Questa è una lavaterra annuale Malva Regina, volevo provare a sistemarla qui in giardino. In più, quando poi seminerò, ecco, una cosa molto importante quando si fanno le semine è occuparsi appunto dei contenitori che abbiamo a disposizione per poter seminare. Comunque, per quello che riguarda questi cartellini, sono quelli che poi io utilizzo quando vado a farmi le semine per indicare per ogni vasetto che cosa ho seminato, anche perché poi non è molto facile riconoscere le piante quando nascono e quindi bisogna fare attenzione, identificare sempre tutto e possibilmente scrivere proprio la data di semina sul cartellino in modo da sapere esattamente quando abbiamo seminato. Zucca spaghetti, zucca Hokkaido, questi saranno da seminare poi quest'anno. Io qui ho anche ecco, questi qua sono dei semi pisello mezzarama. Questi dovrò verificare poi la data di scadenza, che invece di scriverla la fanno per impressione sul cartone e quindi se uno non è proprio contro luce tante volte non riesce a vederla, ma dopo controllerò. Poi ho il pisello rampicante e la taccola gigante. Questa sarà una delle cose che seminerò di nuovo quest'anno per la facilità di coltivazione, perché si ottiene un raccolto fantastico. Le taccole, pisello rampicante o pisello mangiatutto, sono veramente qualcosa di straordinario. In più in questo cassetto io ho tutte le mie semenze, che dovrei fare anche un pochettino di ordine qua, di crescione, chia, lino, cavolo rosso. Queste sono tutte semenze per ottenere i germogli, ovvero si seminano in casa durante il periodo invernale ma anche quello estivo, vengono seminati, tenuti umidi, creano questi germogli, vengono tagliati e messi nell'alimentazione. Quelli del crescione io lo faccio abbastanza spesso, sono molto buoni, ma potrei provare a coltivare anche qualcosa in giardino, magari se si può, vediamo. C'è una bustina, vedete qua ad esempio, questi sono semi di tagete e qui sono semi di qualche altra pianta, penso di Nigella damascena se non sbaglio, anche qui non ho identificato e quindi ho dei problemi poi, anche perché per quello che riguarda il tagete si capisce che sono semi di tagete, però è il tagete quello piccolo o quello gigante che cresce in giardino? Questa è sarà una sorpresa. Qui c'è dello Scottex, ecco il prezzemolo gigante d'Italia, questo lo seminerò, altri semi per fare i germogli, sempre di crescione e fieno greco, vedete ne ho veramente altri, cavolo rosso, questo l'avevo ricomprato pensando di non averlo, crescione di nuovo, avrò 4 buste di crescione, poi c'è zucca violino, questi sono stati raccolti nel 2024, posso provare a seminarli, vediamo un po' che cosa viene fuori. E poi qui ho una busta con semi di zucca per marmellata. Ok, questi qui me li ha dati la mia amica Margherita, anche queste andrò poi a seminarne. Quando seminiamo la zucca seminiamo poche piantine, non stiamo lì a seminare tutto quello che abbiamo perché poi bagnare le zucche diventa un problema. Quindi sempre in base alla disponibilità di acqua che abbiamo. Questi ormai sono semi scaduti che posso anche buttare via. Poi ho altri semi, zucca spaghetti 2025, anche questi qui sono bustine secondo me scadute, poi dopo controllerò, e poi vedete che qui ho altri semi un po' mescolati, ho quasi nulla del giardino a parte il tagete, tutte le altre sono tutte piante da orto, la bietola da orto, grumolo verde scuro, la zucca serpente di Sicilia, sono contento di averlo perché quest'anno ci voglio riprovare, l'anno scorso non era venuto fuori nulla, il melone, l'anno scorso ho raccolto 2 meloni veramente buoni, poi l'anno scorso in giardino, purtroppo l'anno scorso, spero che quest'anno non sia così, è stato un anno anche con diversi impedimenti per quello che riguarda l'occuparmi del giardino, spero che quest'anno di avere un pochettino più a disposizione per seguire le mie piante. Lattughe da taglio foglia liscia, la rossa di Treviso, insomma vedete io conservo qua dentro e poi qua ho altri semi da giardino che sono delle aquilegie, però le ho seminate ma l'anno scorso non era nato nulla, non so se la bustina non era molto valida o ho sbagliato io qualcosa. Eccolo qui, questo è lo spinacio, io tra un po' andrò poi a seminarmi lo spinacio perché in campo posso seminarlo anche abbastanza presto, quindi direi protetto con del telone tessuto, se riesco a organizzarmi l'orto entro febbraio, potrei cominciare poi a febbraio a seminarmi, metà febbraio così, seminarmi
gli spinaci che voglio poi raccogliere e congelare. Pisello dolce, la valeriana. Questa è un'altra pianta che voglio sistemare perché l'anno scorso me le hanno mangiate le lumache. La Catalogna puntarelle di Galatina, questa qui è straordinaria, fantastica. Cime di rapa, altre piantine da orto, ma anche questa l'ho utilizzata. E poi i fagiolini. Ho notato che i fagiolini gialli, almeno nel terreno del mio giardino, producono molto di più di quelli verdi e di quelli viola. E quindi qui ho ancora un bel po' di semi, controllerò poi la data di scadenza. Ecco, questa scadeva nel 2000. Ah no, prodotto chiuso nella campagna 2024, scadenza nel 2027. Quindi niente, questi qui sono contento, ho un bel po' di semi, saranno i miei fagiolini di quest'anno nel giardino. Qui altre buste, melone, un altro tipo di melone. Oh, questa qui è l'ambrosia, che dovrebbe essere probabilmente l'aneto, Sono contento di avere anche l'aneto, che vorrei provare a seminarlo. Qua ci sono delle buste di semi che non so che cosa sono, quindi posso provare a mettere in giardino, vedere un po' che cosa spunta. E poi naturalmente quando c'è un po' di disordine, ecco, questi sono zucca spaghetti raccolta 2 anni fa, quindi questi qui potrei anche non utilizzarli più, o quelli nuovi, e quindi così c'è anche l'occasione di fare un po' di ordine. Guardate qui all'interno del contenitore dove abbiamo i nostri semi. Qui ho ancora delle cose da seminare, la cicoria, la lattuga trocadero, spero di aver chiuso bene queste buste perché poi alla fine non ero riuscito, la cicoria di Verona, il cavolo cappuccio bianco, il bianco col di bue, grosso. Vediamo, semi di chia, che però all'interno ci sono semi di un altro tipo perché non sono i semi di chia. E poi vedete qua dentro, guardate qua, si è versato il tutto. E quindi questo gennaio è proprio l'occasione per fare un pochettino un inventario che abbiamo dei semi. Guardate qua che disastro che ho fatto, raccoglierò poi il tutto e poi mettere in un vasetto. Vediamo un po' che cosa sono questi piccoli semini. E niente, io con questo concluderei il video dicendo proprio questo, e ribadendo sempre lo stesso discorso, che l'inverno è un periodo proprio adatto per organizzarsi. Quando il terreno non è gelato possiamo intervenire, magari modificandolo un pochettino, modificando le strutture, cambiando un pochettino le cose. E niente, per arrivare poi alla primavera in modo di poter partire poi con le piante senza avere altri lavori che sono rimasti indietro, perché così possiamo occuparci di loro. Anche perché la semina può essere una cosa entusiasmante, mettersi lì, seminare le nostre piantine, ma poi bisogna seguirle, e quindi attenzione a quello, richiederà molto lavoro per portare poi le nostre piante nel nostro orto o nel nostro giardino, dove andranno ancora seguite, perché essendo piante nate da seme hanno bisogno proprio di tante attenzioni e soprattutto anche tante bagnature, quindi non dobbiamo dimenticarci poi di loro dal momento che le abbiamo sistemate in giardino. Con questo io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao e grazie!